Siamo ai primi di agosto e per sfuggire al caldo mi metto alla guida su strade che attraversano boschi alla base di maestose montagne. Direzione Dolomiti, più precisamente Val di Fassa, dove trascorrerò pochi giorni. Da lì salgo su una cabinovia che mi porta in una zona che da tempo osservavo su mappe virtuali e che aspettavo di vedere finalmente dal vivo. Dopo qualche sosta per rendermi pienamente conto del luogo e a dir la verità per prendere fiato, la bellezza del paesaggio e la presenza di un bel gruppo di asini mi spronano a procedere. Manca solamente qualche decina di metri e finalmente avrò davanti a me l'immagine da tempo agognata di un gruppo di montagne per le quali ormai non sto più nella pelle. Mi chiedo come mai questo posto non sia diventato una sorta di cartolina delle Dolomiti, così come può esserlo il Seceda, le Tre Cime, il lago di Misurina, le Cinque Torri e via dicendo. Tutti posti meravigliosi. Eppure, poi magari mi sbaglio completamente, eppure di questo posto non credo di aver mai visto fotografie. Allora, mi riferisco soprattutto a quelle di fotografi famosi, i cui scatti hanno maggior probabilità di essere annotati e di girare in rete. Mi chiedo perché, anche se in realtà una mezza risposta ce l'avrei anche. Allora, questo posto è collegato a degli impianti, bisogna comunque camminare, però qua sotto c'è una seggiovia, ancora più sotto c'è una cabinovia, però gli impianti aprono molto dopo l'alba e chiudono molto prima del tramonto, quindi se uno volesse fare degli scatti a questa scena negli orari convenzionali per la fotografia di paesaggio, vale a dire alba o tramonto, dovrebbe farsi una bella sfacchinata, cosa che io ho fatto adesso, perché allora in realtà ho preso la cabinovia, però poi l'ho fatta a piedi fino a qua. E allora il tramonto dovrebbe essere intorno alle 8:30, adesso sono le 3, però l'ultima corsa della seggiovia è alle 5:30, quindi io mi sa che me ne sto qua ancora un'ora, forse un'ora e mezza, e poi scendo. E anche se non farò una fotografia al tramonto, mi va bene lo stesso. Voglio comunque sperare nelle nuvole, perché ci sono tante belle nuvole adesso, che vadano a coprire il sole e magari lasciano filtrare qualche raggio, così da creare un effetto molto piacevole su tutte queste montagne, che ripeto sono meravigliose, perché tutto questo giro sembra quasi un'arena, poi là dietro c'è la Marmolada. Il luogo è veramente incantevole, ma il tempo sembra non passare mai, finché un incontro inaspettato non ravviva il momento e l'attesa. È stata un'esperienza strana e inaspettata, credo che inaspettata sia il termine giusto, però erano molto educate, gentili, erano curiose, e poi hanno perso interesse, hanno continuato a salire, però all'inizio non sapevo bene, poi anche perché comunque le corna non erano piccole. Adesso sono le 4, la luce non è migliorata, anzi direi che è addirittura peggiorata. Aspetto ancora un attimo, magari le 4:20, 4:30 per fare qualche foto e poi risalgo e torno giù. Perché da un lato mi spiace non essere qui al tramonto per poter godere di questa vista con una luce sicuramente migliore. Ecco le
capre che ancora là sono in fila, le sento in lontananza. Dall'altro lato no, da un lato mi spiace non essere qui, dall'altro non voglio neanche far tardi qua. E in generale già essere qui comunque è un traguardo, è una bellissima sensazione. In realtà non ha neanche poi tanto senso aspettare 20 minuti, mezz'ora, perché il sole è ancora troppo alto perché la luce cambi significativamente. È ancora su in alto, quindi che sia alle 4 o alle 4 e mezza qua non è che faccia una grande differenza. Sto cercando ora una composizione che ovviamente enfatizzi questo gruppo di montagne, che è stupendo. Al di là delle condizioni di luce è veramente una meraviglia, ma voglio prendere anche un po' di primo piano con tutti i fili d'erba. Adesso voglio mettere il polarizzatore e vedere se la scena migliora ulteriormente. Prima dicevo che la luce era peggiorata. Allora, sicuramente non è una luce ideale, secondo me, per valorizzare al meglio questo posto. Ecco, adesso è diventato ancora più piatto. Però ci sono dei momenti in cui diventa più gradevole. La scena è leggermente migliorata con il polarizzatore, nel senso che alcuni verdi, soprattutto sulla destra, sul versante destro, sono un po' più saturi. Bisogna stare attenti col polarizzatore perché soprattutto sul cielo a volte si creano quegli aloni abbastanza fastidiosi. Ci sono degli esempi su questo canale di video passati in cui inconsapevolmente avevo ruotato il polarizzatore in maniera tale da creare quegli aloni. Però bisogna stare un po' attenti. Adesso, siccome il polarizzatore poi toglie uno stop e mezzo circa, sto compensando un po' di più, aumentando il tempo di esposizione. Ok. Cerco di non bruciare le luci che colpiscono la marmolada e direi che così ci sta. Sono ISO 100, 1/60 f10. Ho cercato anche di escludere la seggiovia degli impianti delle macchine che si vedono là a valle sulla sinistra. Adesso sono le 7 di mattina. L'alba era alle 6, quindi è passata da tanto. Però il cielo è tutto coperto. E ieri sera ero indeciso perché la mia idea iniziale era di andare da qualche parte, anche a un'ora di distanza, a fare l'alba, nei pressi di qualche montagna. Però le previsioni non mi facevano ben sperare, quindi poi sempre ieri sera ho trovato questa parte molto bella con tanti alberi, il fiume appunto che crea questa curva molto gradevole da vedere e alla fine ho optato per questa. L'ideale sarebbe stato, dal momento che l'alba è di là, il sole sorge di là, avere quella montagna, quella vetta illuminata. Però, ripeto, è tutto coperto, non si vede uno spiraglio di luce, quindi niente. Però la scena è bella lo stesso. Ho messo il polarizzatore per ridare trasparenza all'acqua, soprattutto nella parte più in basso, nell'inquadratura, e poi anche per dare più colore. Altra cosa, adesso sono più o meno 1/3 di secondo. Ho già fatto un'esposizione così che mi va bene, con l'acqua che si muove così velocemente. Mi piace stare sotto il secondo come tempi per mantenere tanti dettagli nell'acqua.
inquadrando adesso un gruppo di tronchi di abeti e dei fiori alla base, dovrebbero essere garofani. C'è un bel gruppo di colori, verde, viola. Sto tenendo i fiori sfocati così da mettere in risalto i tronchi degli abeti. Infatti sono a F5, sono anche ISO 100 e un decimo di secondo. Tra i vari obiettivi, il tele è sicuramente quello che più mi appassiona e più mi fa sentire coinvolto e immerso nella scena. Inoltre, mi dà più libertà di sperimentare. Per tale motivo e per gusto personale, ritengo che gli scatti al torrente, soprattutto i primi, siano tra quelli più riusciti di questo breve viaggio.